Ho tirato fuori il ferraccio perché il gioco si fa duro e quando il gioco si fa duro i duri cominciano a giocare. Allora, Pandoro, però semplificato, perché non è che si può partire la sera, poi il giorno dopo e poi l'altro giorno. Ho semplificato molto, quindi si parte la mattina, facciamo un impasto senza fare 50.000 impasti, impastini, ciotoline, casini, e poi dopo pomeriggio si cucina il Pandoro, la sera lo facciamo raffreddare, la mattina dopo colazione ce lo mangiamo. Per prima cosa, se volete fare il pandoro o anche il panettone, siccome è un po' complesso, anche se l'ho semplificato, bisogna organizzarsi bene, quindi bisogna avere tempo, spazio e gli ingredienti messi qui tutti belli in fila. Adesso è inutile che vi sto lì a descriverli e farvi tutto il papiro, perché tanto ve li scrivo dappertutto. Però è importante la scelta della farina, se no non vi viene. Farina, io sono andato dal panettiere e ho detto: senti, devo fare il pandoro, dammi 2 kg di farina che va bene. Mi ha dato una Manitoba zero con le proteine al 13%, quindi una farina forte. Quindi se non avete questo tipo di farina non dovete neanche iniziare a farla, però la trovate facilmente ovunque, anche al supermercato la trovate. Per prima cosa, del totale della farina, questi sono 370 grammi di farina, 370 grammi, ne prendo un bicchiere, una scodellina, una ciotola, non importa la grandezza, è importante che sia così più o meno, e lo riempiamo raso, perché dobbiamo preparare il lievitino. Il lievitino non lo facciamo a parte, lo facciamo direttamente nell'impastatrice. Potete anche farlo a mano, se non volete usare l'impastatrice, però ci vogliono 2 muscoli così. Stesso bicchiere, tazza o ciotola che avete utilizzato per mettere dentro la farina, sempre dal totale, che è di 200 grammi, l'ho pesata, di acqua tiepida, leggermente tiepida, ne faccio un bicchiere e lo butto insieme al bicchiere di farina. 3 grammi di lievito secco di birra, quello a palline, 3 grammi, pesatelo bene, oppure 10 di quello fresco. Mi raccomando che sia una bustina aperta nuova, perché se usate una di quelle che avete in fondo frigorifero dopo non funziona. Servirà un cucchiaino di miele, va bene anche il malto, anzi ancora meglio, però in casa il malto mica ce l'abbiamo tutti. Un cucchiaino di miele andrà benissimo. Questo qui è miele del contadino, me l'ha dato un mio amico che ha le api. Me l'ha venduto quella bestia, dovrebbe regalarmelo. E lo aggiungiamo all'acqua e alla farina che abbiamo preparato prima. Mi raccomando di ciucciare il cucchiaino. Accendo il catorcione e lo faccio girare un minutino. Ecco, dopo 1-2 minuti bisogna ottenere un impastino liquido, liscio, magari con un cucchiaino andate sotto a controllare che sia arrivata bene la foglia sotto, perché non tutte le impastatrici arrivano sotto. Ecco, vedete com'è? E lo lasciamo qui mezz'ora circa, a temperatura ambiente, non c'è bisogno di coprirlo. Sono passati 40 minuti, 10 minuti in più del previsto, è diventata il doppio, vedete, è diventata una roba schiumosa, piena di bollicine, vuol dire che il lievito si è attivato. Adesso tutti insieme mettiamo lo zucchero sono 190 grammi, un pizzico di sale, vaniglia abbondante, io uso l'estratto di vaniglia che ho fatto io, ma potete usare anche quello che si compra, la polverina, le bacche sbucciate, quello che volete, abbondante. Se volete ci potete mettere anche della scorza di limone o di arancia grattugiata. Un uovo intero, dopo ne metteremo anche degli altri, ma vi spiego dopo. Un uovo intero, di quelli col tuorlo molto giallo, l'acqua rimanente che era rimasta nella graffa prima, e aggiungo la metà della farina a occhio, non c'è bisogno di pesare, devo soltanto tenere l'impasto un pochino morbido perché bisogna farlo girare finché non riesco a sciogliere tutto lo zucchero. Facciamo girare 5-6 minuti finché non si scioglie tutto lo zucchero. Ho usato la foglia, non il gancio. Si è sciolto lo zucchero, adesso aggiungo il resto della farina. Adesso riaccendo, man mano che assorbe la farina, uno alla volta, aggiungo anche i 4 rossi d'uovo.
Adesso che ho assorbito le uova andiamo avanti con il burro a pezzettini, sono 200 grammi, ne mettiamo dentro un pezzettino alla volta. Il burro deve essere temperatura ambiente, quindi morbido. Ecco, vi faccio vedere la consistenza, non ho finito di mettere il burro, sto mettendo il burro un pezzettino alla volta. Vedete com'è? Ecco, bisogna andare avanti a mettere un pezzettino alla volta, quando lo assorbe se ne mette un altro, finché non finisce il burro. L'ho fatto girare ancora quei 10-12 minuti, l'impasto sarà piuttosto morbido perché con questi tempi, con questa quantità di lievito e per semplificare le cose, così deve essere. Quindi tarocco, spatolina, quello che avete, un cucchiaio, puliamo gli attrezzi, impastatrice la buttiamo via che non ci serve più. Adesso ci aggiungiamo ancora 150 grammi, sempre della stessa farina, e bisogna usare le mani adesso perché l'impastatrice non riesce a dargli la corda come si deve, e quindi facciamo, giriamo e rigiriamo, giriamo e rigiriamo. E incorporati i 150 ne mettiamo ancora 150, quindi dopo il primo preimpasto ne vanno un totale di 300 grammi messe dentro in 2 volte, un po' alla volta. Come vedete, man mano che la lavoro, questo lavoro va fatto a mano, perché con l'impastatrice non riuscite, non viene così, man mano che la lavoro diventa più elastica, diventa sempre più liscia, bisogna insistere, bisogna starci dietro quei 10-12 minuti, dal basso verso l'alto, dal basso verso l'alto, e continuare a girarla. Dopo un po' la ciotola sarà quasi pulita, anche le mani non saranno più tutte appiccicose come prima, e sembrerà un impasto invece di quel pasticcio che sembrava prima. Dobbiamo lasciarlo qui un'oretta, coperto, sempre a temperatura ambiente. Ecco qui, ha raddoppiato, non è che deve esplodere qua, deve esplodere dopo nello stampo. Ora lo dobbiamo allargare sull'asse. Un pochino di farina, la farina che volete, non è necessario che sia semola, e poi bisogna tirarlo giù. E da quando mi sono comprato sta palettina qui sono tutto gasato. Ecco, ah, che bello, promette molto bene. Un po' di farina anche sopra, profumo di burro incredibile, Ecco, bisogna schiacciarla un po'. Non bisogna mettere troppa farina e va girato nei due sensi. Ecco qua, e poi va pirlato. Aspettiamo un minutino, passati un paio di minuti che si è rilassata, vedete, era un po' nervosetta perché incomincia a incorporare aria, nervo eccetera, un cuccio di farina, la stendiamo ancora da tutte e due le parti, schiacciate, sarà un po' resistente ma senza paura, senza pietà, e facciamo la stessa cosa di prima, la arrotoliamo, sarà un po' più complicato questo giro, ma non è complicato, un po' più nervosetta, ecco, nei due sensi, e la pirliamo ancora, la arrotondiamo il meglio possibile. Vedete che aspetto elastico che ha, nervoso. La nostra palla la dobbiamo mettere con la parte più rotondeggiante, più liscia, verso il basso, dentro lo stampo che è stato imburrato, solo burro, senza farina, altrimenti vi fa un mucchio di crosticine. Dentro, bello in mezzo, vedete? Senza tanti problemi. Potete anche schiacciarla un pochino, non succede niente. Ora deve lievitare, deve arrivare fino a 2 cm. Quando arriva a 2 cm accendete il forno a 200 gradi. Quando arriva a 1 cm lo inforniamo. Un piatto, un coperchio, qualcosa. Non usate le pellicole. Io le odio le pellicole. Lo lasciamo riposare. E il tempo che ci vuole, 3, 4, 5 ore, a seconda della temperatura che avete in casa. Ci ha messo 6 ore, Ho dovuto togliere il piatto anche perché sennò nessuno lo schiacciava. Ci ha messo un bel po', temperatura ambiente, ma per accelerarlo si può mettere nel forno con la lampadina accesa, ambiente tiepido, buio, umido,
e si fa prima, però se non avete fretta potete farlo anche la sera per la mattina, gonfio gonfio, ha preso una brutta pieghetta qua, però avendolo messo dentro ribaltato dall'altra parte è perfetto. Allora, in forno già caldo, 200 gradi, 10 minuti e poi si abbassa la temperatura a 170 e altri 30 minuti, per un totale di 40 minuti. Andiamo. Ripeto, 200 gradi per 10 minuti e altri 30 minuti a 170 gradi. Il mess, vedete la griglia l'ho messa in basso anche perché se stava più alta poi toccava sopra. A metà cottura magari un foglietto di carta stagnola se vedete che si colorisce troppo. È pronto? Beatrice, è pronto? Allora, ha fatto 10 minuti in più, quindi abbiamo fatto 10 minuti a 200 gradi, sempre forno ventilato, 10 minuti a 200 gradi e poi altri 40, 36 esattamente, a 170 gradi, quindi totale abbiamo messo quasi 50 minuti, perché l'ho anche un po' aperto chiuso perché a metà cottura gli ho messo la carta stagnola perché si stava colorando. Oddio, andava bene lo stesso, però eccolo qua. Bello, bello, molto bello, giusto la dimensione giusta per questa forma qua. E adesso è sera perché insomma tra impastare, lievitare, aspettare, lo lasciamo qui a fare la nanna, domani mattina a colazione, Bea, tagliamo e ci mangiamo. Buongiorno, vediamo un po' cosa è successo. Pandoro è freddo, è stata a temperatura ambiente tutta la notte, vediamo un po' che cosa. Bisogna tirarlo fuori, tranquilli che esce senza storia. Uela, venuto perfetto, bello dritto. Vediamo un po' com'è dentro perché quello è importante. Allora, il pandoro deve essere coperto di zucchero a velo, non può non essere coperto di zucchero a velo, se no non è buono. Guarda, abbondante zucchero a velo, sembra neve, va che bello. Va che bello, poi come va giù, è smorbidoso, profumo di vaniglia incredibile, di burro, guarda Beatrice, guarda, spettacolare.